Allora, cominciamo con i primi step di integrazione. Allora, vado a crearmi una nuova cartella per il mio progetto, quindi progetto Meteo, e la apro ovviamente con Visual Studio Code. Vado su Mostra altre opzioni e apri con Code. Se non ce l'avete, ovviamente potete utilizzare l'open folder oppure apri cartella. A questo punto che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a crearci, ad aprire il nostro terminale utilizzando ovviamente il CLI, la Command Line Interface di Angular 18 in questo caso. Ovviamente dalla versione 17 in poi c'è stata una ristrutturazione molto grande per quanto riguarda il core di Angular. Diciamo che questo rimarrà stabile per i prossimi 3-4 anni se tutto quanto va bene e quindi fondamentalmente potete utilizzare, nel caso non abbiate mai installato Angular CLI, il tutorial che c'è proprio sulla home page di Angular, è quello lì. Ovviamente diamo per scontato che sia già stato fatto. Allora facciamo un ng new ovviamente e diamo Meteo App V1, ovviamente perché immaginiamo di avere anche più di una versione. Vi ricordo che se siete in PowerShell potreste avere questa tipologia di errore. Vi consiglio qui di utilizzare il command prompt, poiché integra automaticamente per una questione di meno criteri di sicurezza stringenti della PowerShell, quella che è la command line interface di Angular. Allora vado a fare ng new, ovviamente, Meteo App V1, ed ovviamente attendo quella che è l'inizializzazione. Ci verrà chiesto se devo utilizzare il CSS, SAS o LES, lascio di default questa opzione, lascio di default il no per il server-side rendering, su cui faremo una playlist totalmente a parte, e poi ovviamente attendo quella che è la creazione del nostro progetto. Ok? Allora, come vediamo già incominciano a comparire i primi elementi. La cosa più grande ovviamente in assoluto saranno i node modules, perché in un certo senso quelli che sono le componenti di Angular, in tutti i moduli, i plugin e tutto l'Angular Core ovviamente che abbiamo a disposizione occuperà circa 295 MB, quindi proprio per questo motivo attendiamo un bel po' di tempo proprio per l'installazione esattamente di questi pacchetti. Comparso il node modules siamo quasi all'arrivo fondamentalmente e quindi qui siamo pronti per effettuare le nostre operazioni. Per vedere se tutto va bene entrerò nella cartella chiamata Meteo App V1 con cd Meteo App V1 e se tutto va bene digitando ngserve ovviamente verrà avviata la mia prima applicazione Angular o comunque sia quello che avrò a disposizione in maniera diretta. Diamogli qualche secondo, ovviamente lui mi dice che c'è local su la piattaforma 4002, con CTRL e clic posso aprirlo direttamente e mi ritroverò esattamente questa schermata, ok? Che va a denotare che tutto quanto è andato a buon fine. La cosa importante in questo caso è, vi ricordo, se non avete mai utilizzato Angular, di seguire la playlist Angular base e la REST API, e scusatemi, la playlist relativa all'utilizzo del local storage di Angular per capire bene come funzionano tutte quante le componenti e come si alternano ovviamente a livello operativo. La cosa importante è che devo ripulire tutto questo elemento, tutto questo codice HTML dal primo componente generato in automatico, che è in pratica l'app component, che si trova all'interno di src. Ovviamente andiamo dentro appcomponent.html. Tutto ciò che è qui dentro con CTRL A lo cancello e faccio soltanto un H1, sono la nuova applicazione. Premendo CTRL S ovviamente vedete l'applicazione si ricarica in automatico, ok? E quindi qui abbiamo il sono la nuova applicazione, ok? A conferma che tutto quanto è funzionante. La cosa un po' più importante in questo momento qual è? Che non stiamo utilizzando nessun micro front-end, scusatemi, nessun framework di micro front-end oppure nessuna libreria particolare. Mi piacerebbe utilizzare nella maniera più light possibile Bootstrap, che nei nostri video precedenti abbiamo utilizzato tramite CDN. Mi piace l'approccio dell'integrazione del codice sorgente o almeno della libreria Bootstrap direttamente da npm. Infatti se vado praticamente all'interno di npm.js.com, ok, e cerco Bootstrap, guardate cosa succede. Qui dentro, scaricato 12 milioni di volte questo mese molto probabilmente, in pratica questo qui mi integra l'ultima versione di Angular nella sua versione basilare, ok?
Posso utilizzare, guardate, l'npm install bootstrap versione 5.3.3, lasciamo la latest version digitando semplicemente quello che c'è qui sopra, npm install bootstrap. I sta per install, ovviamente, è una versione più ridotta. Devo interrompere quello che è il mio server con CTRL-C, ok? E vado su npm install bootstrap. Eccolo qui. A questo punto che cosa succede? Lui sta scaricando quei 9 MB di codici, di file sorgenti di Bootstrap, che ovviamente saranno inclusi all'interno del node modules, ok? Qui dentro troveremo, scrollando un pochettino, un qualcosa chiamato Bootstrap. Eccolo qui. Ci siamo? Allora, la cosa un po' più importante in questo momento è come si integra Bootstrap all'interno di questo progetto Angular senza dover includere CDN, ma comunque tutte le distribuzioni che abbiamo in questo momento. Allora, vado ad aprire un file chiamato angular.json. A che cosa serve angular.json? Angular.json equivale a il file di configurazione del core di Angular che verrà eseguito in maniera automatica. Infatti, quali sono le opzioni che sono immagazzinate qui dentro? Qual è il file index? Quali sono, tra virgolette, i file principali della nostra applicazione? E così via. Bene, la cosa un po' più importante è proprio questa. All'interno di styles lui automaticamente include un file sorgente di stile chiamato styles.css che, compatibilmente con quello che abbiamo già detto nei corsi base, praticamente si ritrova all'interno di source, vedete, styles.css, che è esattamente questo elemento qui dentro. Questo è uno stile globale che praticamente verrà incluso all'interno di tutto quanto, di tutta la nostra pagina del progetto. Però qual è il nesso principale? Allora, a questo punto cosa ci riportiamo? Ritorno su angular.json e oltre a dargli questo stile, che cosa devo integrare? Guardate, gli do una nuova stringa con node modules, ok? Che sarebbe in pratica questa cartella qui. Mi vado a cercare Bootstrap, così almeno ce l'ho a disposizione. Entriamo proprio nel dettaglio, quindi slash bootstrap slash, guardate, ovviamente abbiamo dist sta per distribution, ovvero tutto l'elenco, tutti i file che sono stati già compilati pronti per la distribuzione, quindi slash dist, poi ovviamente mi porto il CSS, guardate, slash CSS, e poi guardate che cosa mi riporto dietro. Qui sotto c'è un bootstrap min.css che in pratica si porta dietro, è una sorta di bundle che abbiamo già a disposizione con tutte le funzionalità principali, quindi slash bootstrap .min.css e a questo punto ho integrato già il CSS di Bootstrap. Facendo ovviamente un ng-serve all'interno del nostro terminale, guardate, se tutto quanto va a buon fine, che cosa ci ritroviamo? Ci ritroviamo la nostra Meteo app, guardate, con un font diverso, ok? Che ovviamente questa è una delle caratteristiche principali di Bootstrap, poiché toglie il Times New Roman che si visualizza di default e quindi cambia ovviamente quella che è la struttura principale. Questa è la conferma che Bootstrap è stato eseguito e integrato con successo. A questo punto non mi fermo qui perché questa è una delle caratteristiche principali, perché Bootstrap, per sopravvivere o almeno per fornirci tutte le informazioni, tutti gli automatismi per quanto riguarda le modali, le accordion e così via, ha bisogno di JavaScript. Quali sono i file JavaScript di cui ho bisogno? Quelli che sono presenti qui dentro. E quindi che cosa mi ritrovo? Mi ritrovo esattamente lo stesso identico node modules bootstrap dist che devo inserire all'interno di scripts con una stringa, ma devo entrare non dentro a CSS, dentro a JS, slash ovviamente bootstrap. Punto. Allora, qui dentro c'è un bundle. Che cos'è il bundle? In pratica il bundle è un file che integra tutti quanti gli altri file. Infatti all'interno ci sono i link a tutti quanti i file di cui ha bisogno. Quindi bootstrap.bundle.min.js. Per una questione operativa vado a fare un F2 per rinominare, per evitare che l'ho scritto male. Perfetto. E fin qua ci siamo. A questo punto, salvando, io mi ritrovo già questi file totalmente integrati. A conferma di ciò, io praticamente mi ritrovo con clic destro, visualizza il sorgente della pagina, nulla qui dentro. Per quale motivo? Beh, ragazzi, per un motivo ben preciso, perché gli elementi che sono creati all'interno del nostro DOM dinamico, ok, vengono integrati man mano. E
come dice la parola stessa, dinamicamente. Infatti la questione è proprio che anche questi file che stiamo cercando di integrare sono integrati dinamicamente, ovviamente all'interno della nostra applicazione. Cliccando con il destro, andando su ispeziona, vedo che la struttura diventa un po' più grande di quello che effettivamente c'è, con gli style sheet che vengono automaticamente generati ed integrati seguendo quelle che sono le nostre caratteristiche. Non vedo già la presenza di Bootstrap qui dentro perché viene integrata solo e soltanto quando ho ovviamente l'utilizzo effettivo, comunque sia quando vado a creare la build. Se ci fate caso però, selezionando l'H1, io mi ritrovo il link a bootstrap.css, ma qui dentro, proprio a conferma di ciò che vi ho detto, se cerco bootstrap qualsiasi cosa, non lo trovo, ok?